Buongiorno, oggi siamo in compagnia del professor Antonino Spinelli, responsabile della chirurgia del colon e del retto di Humanitas. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Con lei parliamo di tumori ad elevata incidenza e proprio per questo non possono aspettare una diagnosi e un'operazione chirurgica. Per questo il Cancer Center di Humanitas in questo momento, quindi quando siamo stati colpiti dall'epidemia di Covid-19, non si è fermato, è così? È così, è esattamente un punto importante da comunicare, anche perché la Regione Lombardia ha identificato Humanitas proprio come uno dei centri di riferimento per la terapia delle malattie oncologiche. Questo va sicuramente sottolineato, è vero per tutti i tipi di tumore, ma è molto vero per i tumori che da un lato hanno un'incidenza così elevata come il tumore del colon retto, che è uno dei cosiddetti big killers, cioè uno dei tumori che sono da un lato più diffusi e dall'altro che possono portare in una maggiore misura anche a mortalità. Dall'altra parte la notizia buona è che la chirurgia in questo tipo di patologia può essere completamente curativa e pertanto da questo si può capire quanto sia veramente importante il fatto di non differire le cure, ma il fatto di trattare tempestivamente i pazienti, anche perché differire le cure è dimostrato in questo tipo di patologia che porta o può portare a risultati meno brillanti. Quindi diciamo che all'interno del Cancer Center sono stati preparati dei veri e propri percorsi sicuri per queste tipologie di pazienti oncologici. Proprio per questo motivo e per questa necessità di continuare le cure, la risposta del nostro Cancer Center è stata di allestire dei percorsi che abbiano quelli che noi chiamiamo percorsi completamente Covid-free, quindi che attraverso una serie di misure che vanno dalla preparazione del paziente all'intervento, alla selezione del paziente, fino anche alla conduzione dell'intervento e al percorso post-operatorio del paziente dopo l'intervento, a minimizzare il contatto e a minimizzare i rischi per il paziente stesso di poter entrare a contatto con il virus. Quindi un percorso di totale sicurezza. Ecco, parlavamo di patologie ad elevata incidenza, bisogna quindi stare anche particolarmente attenti ai sintomi, immagino, per saperli leggere e quindi poi sottoporsi a visite preventive. Questo è stato uno dei problemi che sicuramente si sono verificati in tutto questo periodo, in questi mesi. Cioè tanti pazienti si sono presentati tardivamente all'osservazione dei medici proprio perché avevano il timore di uscire di casa, avevano il timore di andare nei luoghi affollati come poteva essere un ambulatorio medico. Certo. Sicuramente oggi il nostro consiglio, nel momento in cui siamo in una fase di ripartenza, è quella di sfruttare questa maggiore mobilità che ci viene concessa per non sottovalutare più questo tipo di sintomi che per il tumore del colon retto sono in particolare legati alle alterazioni dell'andare in bagno, sono legati alla possibilità di vedere sangue o muco nelle feci, a perdita di peso, dolori addominali che non si spiegano in altro modo. Per tutti questi sintomi è necessario ovviamente un consulto con il medico e oggi non bisogna più cercare di differire nemmeno gli esami che portano all'approfondimento di questi sintomi, che sono tutti stati riattivati, e anche naturalmente questo è un punto importante per cui la Regione Lombardia si è sempre fatta fregio di avere un ottimo sistema di screening, cioè di esami che portano ad una diagnosi precoce dei tumori. Questi devono essere ripresi e la popolazione non deve avere timore nel ripresentarsi dalla mammografia, ma nel nostro caso naturalmente agli esami del sangue occulto e alla colonscopia. Ecco, un paziente che torna nel suo ambulatorio, che cosa si troverà, professore? Allora, innanzitutto abbiamo analizzato recentemente i dati dei pazienti che sono stati operati anche nella fase più acuta della pandemia e veramente con orgoglio condiviso da tutta la struttura possiamo dire che non soltanto quantitativamente sono stati trattati tutti i pazienti che lo necessitavano, ma anche che la qualità degli standard ai quali abbiamo sempre teso è stata garantita anche in questo periodo. Questo penso che sia veramente un grosso risultato. Il paziente che oggi si presenta in ambulatorio
saprà che troverà sicuramente un sistema ed un'organizzazione ospedaliera che sono grandemente mutati rispetto a quelli a cui era abituato. Pensiamo al distanziamento, pensiamo a tutte le norme di sicurezza anche soltanto per l'accesso in ospedale che sono messe in atto. Ma tutto questo non impatterà sul suo percorso di cura e soprattutto saprà che troverà una struttura e dei professionisti che si sono rapidamente adattati e che gli possono oggi garantire un percorso di cura in assoluta sicurezza. Questa è una cosa più importante. Io, professore, la ringrazio e la aspetto per un nuovo appuntamento. Salutiamo anche i nostri amici a casa. Arrivederci.